Guida al ritratto 2.0 dal vero. Questa qua è la seconda parte, la parte brutta del dipinto, quando andiamo a mettere i colori sul nostro supporto. Perché è brutta? Perché da molti viene definita la fase brutta, quella in cui non siamo soddisfatti perché siamo a metà nel limbo tra ciò che c'era prima e ciò che ci potrà essere. Sul canale potete trovare la guida completa, questa è soltanto la seconda parte completa di come vado a fare la fase di mezzo della pittura per rendere più fruibile il video, che comunque sarebbe di un'ora. Ma adesso basta con le chiacchiere, spostiamoci al tavolo. Siccome ci ritorneremo poi successivamente, io mi limito ad utilizzare colori della terra, che sono colori meno costosi. Cioè, dovessimo pensarla anche in un dipinto più grande, andiamo a fare un substrato più economico, ma comunque di qualità. Non è... Sto utilizzando comunque colori fatti a mano. Questo è giallo ocra. Non ho il rosso ossido, però utilizzo questo light red, che è rosso ossido più giallo ossido. Quindi anche questo è una tonalità della pelle di terra. Blu oltremare e un po' di terra di Siena. Come sempre, prima di iniziare andiamo a mettere qualche goccia di olio di lino sul supporto. Preferisco molto di più il verdaccio perché solitamente quando utilizzo la terra di Siena e arriviamo a questa operazione, il colore tende un po' a rimuoversi, mentre questo ha fatto proprio presa, non si è smosso di una virgola. Quindi con una spugna abbianiamo, con l'altra andiamo a rimuovere l'eccesso. Quindi adesso ci guardiamo allo specchio e iniziamo a vedere quali sono i toni. Non ho messo ancora il bianco, anche se lo utilizzeremo più avanti, quindi potete anche metterlo eventualmente, proprio per evitare di utilizzarlo fino all'ultimo. Il bianco è terribile, è il colore che dovremmo utilizzare di meno possibilmente. Ok, iniziamo a riempire. Parto con il giallo ocra e quindi in questa fase è come se andassimo a fare una serie di velature. Sfruttiamo il disegno che c'è sotto, il colore e i volumi che abbiamo già impostato con il verdaccio per semplicemente cambiare il tono della pelle, di ciò che vediamo. Prendo un po' di questo light red, che comunque possiede anche il giallo, e inizio a dare colore in altri punti del viso. Terra di Siena e blu oltremare creano uno scuro che andiamo a posizionare nella parte più scura del volto. Quando dobbiamo fare i peli, la barba, possiamo appunto sfruttare la trasparenza dei colori e quindi in questo caso andiamo a mettere colore anche se qui c'è meno barba. Successivamente potremo avvicinare un po' il tono nel prossimo strato utilizzando la trasparenza dei colori, quindi velando questa barba, facendo andare sopra, questo è il colore della barba, sopra il colore della pelle. In trasparenza crea l'effetto pelo, barba, però che senza però essere troppo descrittivo, non so, come se fossimo dei pittori fiamminghi. Come potete vedere, il verde
sta rispondendo benissimo al colore, cioè sta creando un effetto vibrante, il verde con i rossi. Dietro di me, nel vero, si vede lo sfondo, però è molto particolare ciò che vedo. Vi faccio vedere una fotografia live, quindi faccio un video. Come starete vedendo in questo momento, dietro di me c'è questo dipinto che crea un'atmosfera scura e che voglio riportare qui. Quindi riprendo terra di Siena bruciata e blu oltremare. Questo mi aiuterà a far sentire meno staccato il dipinto dallo sfondo, che è una cosa molto importante. Ma sì, la camicia non la volevo dipingere, ma mi sa che la farò. E sfrutto proprio il giallo ocra perché è una camicia bianca, beige. E sfrutto il pennello perché non l'ho ancora pulito dall'inizio, avvicinando quindi il tono dello sfondo a quello della camicia. Faccio in qualche modo, faccio sparire il bordo. Quindi arrivato a questa fase che ho impostato tutti i toni senza il bianco, ci tocca aggiungere il mostro titanico, il titanio. Oh, che ne è sceso un po' tanto. Evito di utilizzare pennelli grossi per questo punto. Allora vado a sporcare il pennello e vado direttamente sul dipinto. Non si va mai direttamente sul dipinto con il bianco, ma attenzione, quando io vado a mettere alcuni tocchi di bianco, mi sposto ovunque. Questo mio spostarmi ovunque sporca il colore che sto utilizzando con il giallo ocra che avevo messo all'inizio. E quindi ritorno, vado avanti, vado da un punto all'altro, da un punto all'altro. Non lascio mai il bianco vivo, ma tendo sempre a sporcarlo. Tendo sempre a sporcarlo. Non voglio che diventi completamente, non voglio che sia totalmente coprente, anzi voglio che ci sia e che si percepisca ancora un po' di verde, proprio perché voglio portarlo fino all'ultimo strato, cioè il prossimo. Come vi dico sempre, naturalmente non è questo, non sarà per i tempi del video, il prossimo non è veramente l'ultimo, ma potremo andare poi sicuramente avanti, avanti, avanti.
cerchiamo sempre di pulire il meno possibile il pennello, proprio per cercare di lavorare con lo stesso tono il più possibile, scusatemi la ripetizione. Ma così siamo più coerenti. Non so se dalla telecamera si percepisce, ma il dipinto sta vibrando. Inizia a vibrare adesso. Ho finito, do qualche altro tocco nei capelli. Non vi preoccupate di essere troppo precisi in questa prima parte, anche perché non ne ricavate nulla, perché nell'ultima parte o comunque nella parte successiva andremo a mascherare un sacco di cose. Utilizzando questo vecchio tubetto ormai di bianco il titanio che è lì per finire, vado a prendere un po' di pasta che è molto più pastoso come colore rispetto ai miei, che sono un po' più diluiti di olio. E con un pennello, meglio una piattina, ma va bene anche questo, prendo colore, mischio leggermente con un po' di giallo e nei punti in cui vedo il bianco o comunque la luce vado di pasta. Perché magari in un ritratto così piccolino ti fa un po' l'effetto Rembrandt materico, però se lo andiamo a riportare su un grande corpo o anche su una grande tela con dei punti del genere, da lontano spaccano. Non è il momento di sperimentare, lo farò magari in un altro video, però potremo provare un inerte, ovvero una polvere di vetro, tipo come faceva Raffaello. Prima di far asciugare vado un attimo a riprendere alcuni dettagli che si sono un po' persi. È un bianco esagerato al momento, però nulla che non possiamo controllare poi successivamente. Perciò adesso lasciamo asciugare e ci ritorneremo quando sarà asciutto. Quindi definiti e impostati tutti i colori, lasciamo asciugare e ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo vi ringrazio se avete visto tutto questo video, ti chiedo di lasciarmi un mi piace per supportarmi, un commento per condividere la tua opinione e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie e arrivederci.